Oggi le aziende non competono più tra loro, a competere sono le loro supply chain. Questo è Talking Supply Chain, il podcast di Stesi dedicato a logistica, digitalizzazione e innovazione tecnologica. Tutti conosciamo gli smartwatch che contano i nostri passi, corretto? Ormai più o meno tutti ne abbiamo uno. Ma se ad indossare un sensore fosse un pallet oppure un container in mezzo all'oceano? Oggi siamo qui con Riccardo De Pra, che ci spiegherà le meraviglie dell'IoT nella supply chain e tutti i pro e i contro. Ciao Riccardo. Ciao Elena. Partiamo dall'inizio. Che cos'è l'IoT? Allora, l'IoT o Internet of Things è un insieme di sensori o comunque apparecchiature che vanno a rilevare dati posizionali o dati proprio fisici come temperature, pressioni, eccetera, che comunicano attraverso la rete questi vari dati in modo che possano essere raccolti e analizzati in un secondo momento. Quindi possiamo chiamarla come una sorta di tecnologia, Sì, corretto? assolutamente sì. Ma è possibile utilizzare questo tipo di dispositivi anche nella logistica? Ci sono vari casi, possono essere a fini statistici, come ad esempio per le ottimizzazioni dei percorsi del magazzino, oppure proprio casi specifici come rilevazioni di temperature, soprattutto in ambienti alimentari e farmaceutici, dove le temperature devono essere monitorate costantemente in modo che il prodotto rimanga il meglio possibile. Quindi ad esempio in una cella frigorifera. Esatto, sì. Ma nella pratica riusciresti a farmi degli esempi Sì. ad hoc? Sì. Sensori di temperatura, ad esempio nelle celle frigo, nei camion refrigerati. Che è quello che dicevamo prima, Sì. appunto. Sensori RFID che si possono mettere sui pallet per tracciarne la posizione, sapere se si stanno muovendo all'interno del magazzino. E dispositivi GPS, telecamere che rilevano la posizione, ad esempio sui carrelli, per capire dove si trova esattamente quel carrello all'interno del magazzino. Per esempio gli scanner, quelli industriali, che rilevano, leggono le etichette sui pallet e poi possono trasmettere quel pallet, cosa contiene, che numero di pallet è, a un altro ambiente, cioè sistema esterno, e quindi ti permette un'integrazione migliore. Cioè, quindi in pratica c'è questa piccola cosa, diciamo, Sì. che in realtà trasmette un'infinità di Esattamente, informazioni, sì. tutta la storia di quel determinato pallet o di quel determinato Esatto, sì. articolo. Ora mi sposto un attimo di argomento, diciamo, perché la prima cosa che mi viene in mente è che immagino ci possano essere tutta una serie di pro e di contro, Sì. tra cui primo problema, secondo me, potrebbe essere quello legato alla privacy. È così anche nella logistica oppure ci sono altri tipi di criticità che possono essere correlate a questo tipo di argomento? E sicuramente il problema della privacy e della cybersicurezza è una cosa che bisogna tenerne conto quando si parla di IoT, che per la cybersicurezza sicuramente tu aggiungendo più dispositivi alla rete puoi creare più punti di accesso e di vulnerabilità. Comunque va tenuto monitorato, controllato che comunque tutti i dispositivi aggiornati per evitare di intromettere vulnerabilità all'interno della rete. Hai anche più punti in cui si possono... Esattamente, sì. Per il discorso della privacy dipende se quei dati sono collegati a degli operatori. Ok. Se tu cominci a tener traccia di operatori, cosa fanno, come si muovono, eccetera, vai contro appunto la privacy degli operatori. In quel caso dovresti rendere anonimi i dati che stai trasmettendo. Ti chiedo, ti è mai capitato di integrare un software per la logistica con un tipo di dispositivo IoT? Immagino che sicuramente la risposta sia sì. Assolutamente. Allora, in particolare il più recente è l'impianto in Inghilterra dove abbiamo integrato appunto i tag RFID che sono presenti su dei bancali appositi che hanno in quell'impianto, che sono come delle ceste per intenderci, e ogni singola cesta ha questa etichettina RFID. Perché ci serve? Allora, com'è che funziona? Loro hanno la parte di produzione che porta le bottiglie, il prodotto finito, dentro queste ceste verticali. Ok? L'operatore, senza quelle etichette, dovrebbe mettersi a scansionare ogni singola cesta quando è piena. Questo implica una perdita di tempo. Quindi cos'è che abbiamo pensato e cos'è che abbiamo sviluppato? Ci sono degli scanner nel retro delle ceste attaccate alle postazioni che vanno a leggere il sensore. L'operatore l'unica cosa che deve fare è dire, in questa postazione la cesta è piena.
ok? E noi andiamo a leggere il sensore cosa ci ha detto, quale bancale è. C'è tutto un giro dietro di comunicazione tra sensore, noi e gestionale Ok. per comunicare anche a loro che è stato prodotto questo articolo in questo determinato bancale e poi noi creiamo quelle che vengono chiamate missioni di trasporto per portare a stoccaggio quel bancale. Quindi l'operatore l'unica roba che deve fare è premere un pulsante e dopo è tutto automatico. Rispetto a prima che avrei dovuto Esatto. passare ogni Esattamente, singola... anche perché prima loro dovevano dichiarare manualmente la creazione di questo bancale e quindi dovevano mettersi al PC, dichiarare, prendere l'etichetta, appiccicarla sul bancale, Sì. una trafila di operazioni che con queste integrazioni sono state ridotte drasticamente. Sì, immagino che poi al di là del risparmio di tempo ci sia anche il risparmio di un potenziale errore, Sì, perché limitando le operazioni limiti anche la esatto. possibilità di Sì, errore. assolutamente. Infatti, quando siamo andati a fare l'avviamento abbiamo riscontrato molti problemi a livello di stock di magazzino. Ci sono stati parecchi casi da gestire di merce che non esisteva, merce che risultava in magazzino in realtà non c'era. Invece adesso col fatto che abbiamo integrato questi tag, questi errori si stanno dando man mano che gli operatori comunque cominciano anche a capire quali sono i flussi e come gestirli, si stanno riducendo molto Si velocemente. tratta di fatto di un lavoro diverso. Sì, sì, Certo, quindi portando a livello 0, quindi, riportando il magazzino poi ad uno stato reale, sì, da lì poi si ricomincia con esatto, sì. Grazie Riccardo per essere stato con noi. Grazie a voi. La supply chain non si ferma e nemmeno noi. Seguite i canali distesi per restare al passo con l'innovazione logistica. Alla prossima puntata.